Buongiorno amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per realizzare insieme questi orecchini tecnica Soutache. Ve li mostro indossati perché secondo me quando gli orecchini si mostrano indossati fanno sempre un altro effetto. Come vedete è una tecnica abbastanza basilare, c'è un minuscolo di rigoro e un modulo base, utilizzando però in questo caso una pietra che non ha il fondo piatto, ma è una pietra che mi è stata fornita da Lacobiz. Quindi, come avrete capito, questo video è in collaborazione con Lacobiz che ha riservato per voi che siete iscritti al mio canale un codice sconto. Ve lo metto qui in sovraimpressione e quando andrete sul sito della Cobiz, se decideste di acquistare, basta digitare questo codice e usufruirete quindi di questo sconto. Che dirvi, il tutorial è semplice e anche tra virgolette per principianti. Se avete qualche difficoltà poi vi rimetto altri video giù proprio di tecnica base su Touch, ma credetemi questa è una tecnica base, insomma, è semplicemente un modulo base con un ghirigoro in più qui laterale montato diciamo con la goccia con la parte più grossa sopra e la parte più piccola sotto, e messo un pendentino per creare questo effetto un po' particolare. Niente che dirvi, spero che vi piaccia, mi raccomando ragazze, restate qui con me sul canale e seguite il tutorial e poi ci vediamo prossimamente. 1, 2, 3, go! Prossimo video, la conclusione del peso dei bijou. Chi era qui sul canale la settimana scorsa, ho mostrato un video creazioni in cui facevo una domanda, un quiz, un gioco di quanto pesassero i bijou, anzi dopo vi assicuro che questi sono super leggeri perché questa praticamente pietra, tra virgolette, in realtà è una pasta e quando si fanno le paste il risultato della pasta a confronto con le pietre è completamente diverso. Una pietra in amazzonite pesa molto di più che un mix come questo in cui c'è anche della pasta, e quindi il risultato sono degli orecchini pratici, leggeri e insomma portabili sempre, che non danno fastidio. Basta, vi lascio al tutorial e ci vediamo poi tra qualche giorno. Ciao! Allora, lo so che la maggior parte delle persone vi suggerirebbe di incollare direttamente la piattina forse attorno alla pietra, ma io preferisco sempre utilizzare una base, che nel mio caso è Beading Foundation. Naturalmente potrete utilizzare una base che preferite, che sia abbastanza sostenuta, perché vi dovrà essere di supporto soprattutto per chi è alle prime armi, è un valido aiuto. Naturalmente la pietra è molto spessa, quindi io una parte, vedete, qui al centro l'ho ritagliata per non far sporgere poi troppo la beading foundation. Quindi vado a scegliere le piattine e poi in step fotografici vi mostrerò come realizzare un piccolo orecchino. Ecco in scatti fotografici come praticamente ho incollato la pietra alla mia beading foundation. Vedete, l'ho applicato solo sul contorno la colla, ho messo sulla beading foundation e fatto pressione. Attualmente utilizzerò due colorazioni di Miyuki, questo, e probabilmente utilizzerò anche quello oro, e so che utilizzerò queste due colorazioni di piattina, e queste prese in fiera creativa a Napoli. Sono tutte e due molto belle e abbastanza sostenute, questa qui più sostenuta di quest'altra, ma sono super lavorabili. Quindi passiamo subito al dunque. In base alla pietra che avrete, tagliate un pezzettino delle piattine di Soutache, perché andiamo a fare una sorta di modulino base con qualche ghirigoro. Poi mano a mano vi scriverò qui sotto le dimensioni delle piattine che andrò a tagliare in base al disegno che voglio fare, che non è ancora ben chiaro. Sarò monotona, ma io utilizzo sempre quello della tulip. Mi raccomando, vi servirà anche della colla, va benissimo l'Asulit per incollare soprattutto il nostro cabochon alla beading foundation, e poi vi serviranno delle forbicine per tagliare e quant'altro. Quindi procediamo pure. Se poi avete difficoltà e non avete mai realizzato nulla al Soutache, vi metto i link nell'info box o qui nelle schede. Vi metterò i link delle lezioni base da dove si parte e come si realizzano bijou al Soutache.
Mi raccomando ragazze, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così non perdete tutte le notifiche dei prossimi video e mi raccomando, ditemi sempre cosa ne pensate. Per il nostro modulino andrò a ritagliare due pezzi di piattina, nel mio caso di colore diverso, di circa 17 centimetri. Naturalmente questa è la dimensione delle mie gocce, voi deciderete in base alla dimensione che avrete utilizzato voi. La mia goccia è 35 x 15 circa. Mi raccomando, il verso della piattina, vedete che la treccia forma una sorta di V. Il nostro sinistro, lato sinistro, è il dritto che dovremo andare a vedere. In questo caso una piattina laminata non farebbe tanta differenza, ma in altri casi la differenza la fa. Quindi andate bene a vedere che per tutte le piattine il lato più rifinito e meno zigrinato è il dritto. Andiamo a dividere quindi le nostre piattine, individuiamo la metà e andiamo a posizionarci al di sopra della nostra pietra. Poi naturalmente in questo forellino io andrò a inserire una pietra di questo colore marroncino bronzo scuro. Io farò in questo modo, o forse, non lo so, può darsi che mi piace anche invertito. Vediamo, valutiamo. Sì, forse mi piace più così, in questo modo. Ok, io procedo in questo modo, voi procedete come preferite. Quindi prendete il vostro ago e filo e semplicemente cominciate a chiudere, casomai entrate nelle piattine prima centrali in modo tale che non si veda il nodino. Se avete difficoltà a mantenere, aiutatevi con una mollettina, quindi individuate il centro delle piattine. All'inizio naturalmente si muoverà un pochino tutto, poi piano piano si sistemerà. Vado a tagliare il filo del nodino in eccesso, perché altrimenti si vedrà in ogni caso, e poi procedo in questo modo. Quindi vado ad accostare l'altra piattina. Il supporto sottostante mi aiuterà a mantenere ferme le piattine, quindi per chi ha le prime armi questo diciamo che è il metodo tra virgolette più semplice. Andate sempre al centro della piattina, non vi preoccupate se casca perché tanto poi dopo lo andremo a sistemare e quindi procedete a cucire un paio di punti avanti e dietro. Quando cucite fate un po' di pressione in modo tale che le 4 piattine a questo punto si allineano. Se volete poi, mentre state effettuando questi passaggi da un lato e dall'altro, qui al centro, in questo piccolo spazietto, potete inserire una 15-0 di un colore naturalmente che possa star bene con la vostra creazione. Poi potete decidere naturalmente se andare a contrasto. Io ho utilizzato questo colore che mi pare sia il Sunset Africa, qualcosa del genere, non mi ricordo assolutamente. Vediamo se lo trovo. Ecco qua, questo è il colore di queste Toho 15-0. Ok, adesso dimentichiamoci della parte superiore e andiamo a lavorare qui giù. Quindi andiamo a cucire le nostre piattine alla beading foundation. Semplicemente uscite al di fuori, ok, della piattina. Naturalmente ognuna di voi troverà il suo metodo, individuate anche la piattina interna e poi scendete in basso, sempre nella beading foundation. Ognuna di voi troverà il suo metodo, non è un metodo unico, io continuo a dirlo, che ognuno di noi ha il suo metodo. Potete spostarvi sul retro, individuare, come sto facendo io, le due piattine, vabbè c'è la beading foundation, però individuate le due piattine, spostatevi al centro, dopodiché riscendete con un punto piccolissimo e rispuntate in basso. Quindi vi spostate così,
come vedete il puntino è quasi impercettibile. Considerate che ho una camera qui davanti, voi più piccino lo fate, più starà al centro della scanalatura e più non si vedrà. Quindi andate e procedete così. Naturalmente se vi dà fastidio la sporgenza, tagliatela. Tagliatela in questo modo, mettendo le forbici un pochino curvate verso l'interno, così che quando andremo a fare il retro non ci darà fastidio. Ok, vado a fare un altro punto, individuo le due piattine, tenete fermo, individuate le due piattine, idem al rientro e procedete così. Quindi come vedete la prima parte, questa qui, è fissata. Se volete mettere un pochino di colla e poi cucire potete farlo, dovete trovare voi il vostro metodo. L'importante è che alla fine il risultato finale sia bello e gradevole. Naturalmente chi ha le prime armi non sarà il massimo la prima volta, ma piano piano migliorerete. Volere e potere, l'impegno ripaga sempre, quindi cucite tutto il contorno. Nel caso me ne fossi dimenticata, mi raccomando, puntini piccoli all'esterno che devono essere impercettibili e più grandi all'interno. Come vedete abbiamo chiuso il nostro elemento, io ne approfitto, sono in questa zona e vado a mettere qui al centro una 15-0 e ripasso 2 volte così vado, tra virgolette, a chiudere il forellino. Ho preso queste perline da 4 mm che sono della Swarovski, naturalmente la bustina c'è, ma non quella originale, quindi è inutile che ve la mostro. E sono veramente un colore molto affine a quello di cui è fatto il nostro elemento. Quindi vado semplicemente in questo modo, quindi esco di là dal lato, infilo la mia perlina e vado di fronte ed individuo, scusatelo fuori camera, ed individuo tutte e due le piattine. Potrei fare in questo modo, ok, e ripassare, ma ripasso per fissare, ma dopo questa parte la riaprirò perché l'andrò a girare sul retro, quindi farò qualcosa del genere. Quindi in questo momento mi è comodo accostarmi con le piattine, scusatemi, ok? In questo momento mi è comodo quindi accostare le due piattine, reinserirmi e passare nuovamente attraverso la perla e il mio elemento. Vado e vado ad individuare anche la beading foundation, ok? Dopodiché lascio in questo modo perché voglio andare a fare questo tipo di lavoro. Quindi fisso bene, ripasso un paio di volte in questo punto, ok? Qui, e fisso bene questa parte e poi mi sposto in basso. Mi raccomando, sempre punti piccini sull'esterno. È vero che questa piattina è ziglinata, lavorata con la me e non si vede, però è sempre meglio. Adesso ci spostiamo un po' più in basso e diamo qualche puntino qui per fissare il nostro elemento. Quindi potete cucire la prima piattina in modo tale da accostarvi meglio al lavoro e poi andare a cucire la seconda. Quindi vado con la prima e poi andrò con la seconda. In questo modo, va bene, come ho cucito naturalmente la prima piattina, cucirò la seconda e poi date qualche punto anche qui, in queste zone, giusto per fissare un pochino quest'arco. Non ci vorranno tantissimi punti, ne basta uno fatto bene e andate a fissare questa parte qui. Una volta che avete fissato questa parte, prendete le due piattine, girateli sul retro e andate a posizionarle in questo modo ed a cucire. Poi se volete potete andare qui in questo foro ad inserire una 11.0, ma potete anche lasciarlo libero. Io probabilmente successivamente andrò ad inserire una 11.0. Adesso ho deciso come fare il mio decoro, quindi mi sposto sul retro e vado a fissare le mie piattine, ok?
quindi vado a cucirle tutte e due insieme. In questo modo per bloccarle, e poi vado anche a fissarle, cioè devo fissare queste due parti tra di loro, questo retro con questa parte davanti, quindi fisso sia in questo modo, mi raccomando sempre puntini piccoli, non tirate perché deve risultare un lavoro morbido, ok? Quindi abbiamo fissato questa parte e dopodiché possiamo anche dare un puntino qui per congiungere queste piccole due parti, e unitamente potete anche andare a inserire una 11/0 qui al centro. Per brevità non vi mostro tutti i passaggi, l'importante è che abbiate compreso come fare questo ricciolino. Tagliate naturalmente, fissate bene, quindi ripassate più volte, tagliate la piattina in eccesso, mettete subito un po' di colla per non farla sfilacciare e fate la stessa identica operazione anche dall'altro lato. Passiamo alle fasi finali del nostro orecchino. Allora, il nostro modulino è finito, poi potrete andare a decorare, come vi ho detto, con le perline questi vuoti, oppure lasciarli semplicemente così. Adesso con un chiodino, una perlina in resina, delle coppette e un pezzettino di catena andremo a realizzare questo piccolo pendente che io ho deciso di andare a cucire qui in basso. Naturalmente coppette, chiodini, trovate tutto sul sito della Cobiz. Queste le ho prese da precedenti collaborazioni, ma non avrete difficoltà a trovarlo. Il chiodino l'ho preso piatto, anche se in genere io trovo più, come dire, eleganti i chiodini a punta tonda, come questi, vedete? Però queste coppette sono belle larghe e quindi ci voleva per forza la punta piatta. Quindi semplicemente vado ad infilare tutti gli elementi e dopodiché creo una solina all'interno della quale vado a mettere qualche elemento di catena, tutto in modo molto semplice, non mi dilungo. Dopodiché con il filo oro vi mostrerò come andare a cucire questa piccola parte. Per fare questa operazione vi serviranno pinze a punte piatte, tronchesina e pinza a punte coniche. Per andare a cucire il nostro elemento andate sul retro, ho preso il filo oro, ho fatto nodino e spunto qui, individuo le due piattine e spunto qui al centro, vedete, della scanalatura. Semplicemente prendo il mio elemento, se trovate catena naturalmente in acciaio, io in questo caso ai fini del tutorial ho messo questi in alluminio, ma preferisco per questi lavori quelle in acciaio saldate, molto piccine, però vabbè, io vi mostro questa giusto per, e vado, individuo la catena, scusate, e vado dall'altro lato, mi giro un po' il lavoro tra le mani, rispunto, ok, sul davanti, individuo sempre la catena e vado dall'altro lato, quindi faccio questo passaggio 2-3 volte e vado a fissare la mia catena. Questi orecchini sono decisamente retro. Adesso prendo naturalmente sempre dai kit, grazie veramente alle aziende che mi inviano i materiali, in questo caso è la Cobiz che mi ha inviato queste pietre, e poi vado a prendere da un altro kit, vado a prendere questo perno. Quindi adesso andrò qui in alto a cucire delle 15/0 e andrò a inserire poi con un anellino il mio elemento. Inserirò delle rocaille piccine, quindi delle 15/0, quelle che abbiamo utilizzato prima. Così facciamo un po' di contrasto di colori. Naturalmente ripassate e fate dei nodini. Allora, individuate naturalmente il centro e spostatevi di qualche millimetro. Se alla fine del lavoro vi sembrerà non centrato, tagliate e rifate, perché non c'è cosa più brutta che non centrare questa parte, il pernetto. Quindi io mi sposto, vedete, un pochino da un lato e vado ad inserire 4 rocaille, nel mio caso sono 15/0,
potrete naturalmente inserire anche delle 11.0, insomma, quello che volete. E come sempre, scusate, io non vi sto mostrando, andate dall'altro lato, quindi se qui al centro, qualche centimetro a destra, vi spostate di qualche centimetro a sinistra, individuando sempre il centro delle piattine e spostandovi verso il basso, quindi in questo modo. Osservate se è ben centrato. Se è ben centrato, proseguite e ripassate un paio di volte. Ok? Ripassate un paio di volte avanti e indietro finché non avrete reso bello rigido questa parte. Io non ho centrato bene, quindi vado a rifare. Col telefonino davanti è tutto molto più complicato. Se può aiutarvi, segnate il centro con un righello, naturalmente sul retro. Quindi fate in questo modo e vi segnate, vi fate un bel segno del centro, così sapete che dovete andare un po' di qua e un po' di là. Ok, ripassando in queste rocaille ho inserito, voi vedete, una 15-0 al centro per creare una vera punta. Poi inserirò anellino e il mio perno. Finito naturalmente di cucire, diamo un puntino sul retro con la beading foundation e la parte tra virgolette cucita del nostro orecchino è finita. Questo è il davanti. Adesso andiamo a prendere anellino e semplicemente prendiamo il nostro anellino sempre in acciaio, andiamo ad aprirlo traslando in questo modo con l'ausilio di un'altra pinza, inseriamo nella solina appena realizzata e inseriamo il nostro perno piatto. Io in questi orecchini adoro i perni piatti e poi vado a richiudere il mio anellino. Comunque questo è il risultato finale dell'orecchino. Avevo sentito un rumore strano e pensavo che si fosse rotta. Questo è il nostro orecchino che chiamerò Bella Epoque. Boh, non lo so, poi lo vedrete nel titolo del video. Vado a realizzare il secondo e naturalmente vi rimando per il retro ad un altro video, altrimenti veramente questi video diventano ininterminabili e so che poi le persone si annoiano e dopo 10 minuti mollano. Quindi per il retro vi rimando a un altro tutorial, perché tanto i retro, i metodi sono un paio, non è che ci si può tanto allontanare dalla metodologia. E il retro io non lo cucio ma non lo incollo e prediligo naturalmente la beading foundation. Quando avrò fatto il secondo e avrò terminato il retro vi mostrerò il lavoro finito. Naturalmente prima di terminare il retro vado a rifilare la beading foundation, perché comunque vedete che questa parte è sempre discostata dalla piattina esterna, così il mio lavoro dell'Ultra Suede verrà incollato perfettamente e non si dovrà vedere la nostra beading foundation, mi raccomando. Ed ecco i nostri orecchini terminati. Adesso non mi resta che fare il retro e poi ve li mostrerò indossati. Che dite? Vi piacciono? Fatemi sapere che ne pensate.